Vorresti scrivere un'email formale ma non sai come farlo? Nessun problema, ti insegnerò tutto ciò di cui hai bisogno per scrivere un messaggio di posta elettronica formale. Ti ricordo che su questo canale ho già pubblicato alcune video lezioni che ti potrebbero essere utili. Per esempio una video lezione su come fare una chiamata telefonica e anche un'altra su come scrivere un messaggio di posta elettronica informale. Troverai i link di queste video lezioni nella descrizione qui sotto. Sei su Italiano con Eli, il canale pensato per chi vuole avverare il proprio sogno italiano. Pubblico un video ogni sabato e lo faccio regolarmente da più di un anno, quindi se vuoi avere un contatto settimanale con la lingua e la cultura italiana, prendi in considerazione l'idea di iscriverti e mi raccomando, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e sono una Neuro Language Coach. Che significa? Che mi occupo di formazione linguistica, aiuto le persone che desiderano imparare o migliorare il proprio italiano e per farlo utilizzo il coaching e quindi lavoro molto per obiettivi e utilizzo anche le neuroscienze, ovvero gli studi che ci dicono come funziona il cervello e qual è il modo migliore per fare in modo che la lingua venga acquisita. Nel primo video che ho pubblicato su questo argomento ho spiegato come noi italiani chiamiamo l'email. Ci sono molti modi per farlo e ho anche detto che il testo della mail è un testo che ha una struttura ben precisa. Ebbene, nel video di oggi ci concentreremo sull'email formale e quindi analizzeremo le tre componenti principali, le tre parti principali, ovvero la formula di apertura, il corpo della mail e la conclusione. Innanzitutto, per iniziare una mail ci si rivolge al destinatario con un saluto di circostanza. Questo saluto è diverso a seconda dei casi. Se per esempio ci rivolgiamo a una persona giuridica, ovvero a un ente oppure a un'azienda, utilizzeremo il termine spettabile, che può essere abbreviato in questo modo. Spettabile quindi non si utilizza per le persone fisiche, ma solo con enti e organizzazioni. E se all'interno di questa organizzazione ci vogliamo in particolar modo rivolgere a una persona, potremmo utilizzare la formula alla cortese attenzione di, che come vedi può essere scritto in vari modi. Ricorda che in una mail formale è importante scrivere il titolo prima del nome della persona e quindi dovrai utilizzare termini quali avvocato oppure ingegnere o architetto oppure dottore o dottoressa nel caso di una persona laureata o ancora professore, professoressa nel caso di insegnanti o più semplicemente signore o signora. All'inizio della mail potresti utilizzare il termine gentile, gentile professore, gentile professoressa o anche nella forma gentilissimo o gentilissima, gentilissimo dottor Bianchi, gentilissima dottoressa Rossi, eccetera. Ricorda che per il maschile puoi anche utilizzare egregio e qui il livello di formalità è sicuramente maggiore rispetto a gentile o gentilissimo. Passiamo ora al corpo della mail. Innanzitutto possiamo ringraziare la persona per la corrispondenza precedente, dicendo per esempio la ringrazio per la mail che mi ha inviato o ancora
grazie per la sua mail. In questo caso mettiamo la lettera maiuscola proprio per indicare rispetto. Se c'è stato un qualche contatto in precedenza, potresti dire: in risposta alla sua mail, che significa in risposta alla precedente comunicazione, o ancora come da accordi, come anticipato via telefono o via mail, o anche come anticipato telefonicamente, in riferimento alla sua richiesta o in riferimento alla vostra richiesta. Ecco alcune espressioni utili per indicare il motivo per il quale scrivi questa mail. Per esempio, le scrivo perché, o le scrivo per. Mi permetto di contattarla per chiedere delle informazioni su, o anche le scrivo in merito a, o anche vi scrivo in merito a. Ancora, con la presente si comunica quanto segue. Questo è molto formale. O anche in allegato inoltre, per esempio in allegato inoltre copia della mia carta d'identità, eccetera. Passiamo ora alla conclusione della mail. Ecco alcune espressioni utili. Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione, o direttamente la ringrazio anticipatamente per l'attenzione. Nell'attesa di una sua gentile risposta o di una vostra gentile risposta, attendo una sua o vostra risposta, in attesa di un suo cortese riscontro o di un vostro cortese riscontro, rimango in attesa di una sua cordiale risposta, rimango a sua disposizione per eventuali altri chiarimenti in merito. Io utilizzo quasi sempre quest'ultima formula. E ora passiamo ai saluti veri e propri. Possiamo dire: le porgo distinti saluti, o anche la saluto cordialmente, cordiali saluti, cordialmente. Le porgo i miei migliori saluti. Allora, come ti è sembrata questa video lezione? Fammelo sapere nei commenti e se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. Se poi decidessi di iscriverti al canale, come sai, mi renderesti molto felice. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ehi, oggi abbiamo parlato della mail formale, ma sai scrivere una mail informale? E una chiamata telefonica la sai fare in italiano? Dai un'occhiata!